Thank you very much, Professor Menacini. Thank you very much, everybody, for having me here. I am delighted to be your guest and also to see more deeply what fantastical work Professor Menacini and her team have been doing in the last few years here in bullying prevention. Allora, avete capito? Avete bisogno? Okay. Sì o no? Molto contenta di essere qui e molto onorata di presentare il suo lavoro e anche ovviamente è stata molto gentile perché ci ha fatto i complimenti per il lavoro che stiamo facendo qui in Toscana. Maybe I can use this and you can use that. Ok, perfect. Okay, so thanks for having me, and I want to very briefly talk about something that has been neglected very often in bullying research and intervention, preschool, kindergarten. And I'm going to tell you very briefly something about the phenomenon in preschool, and afterwards tell you something about a program that we have in Switzerland that was developed by Françoise Alsaker and her team, where I am a part of, and that has been implemented for preschool, kindergarten, but also elementary school and secondary school 1. Allora, quindi ci parlerà di un fenomeno che finora è stato spesso trascurato, che è quello appunto del bullismo nei bambini piccoli, presentando un programma che è stato sviluppato in Svizzera dalla professoressa Françoise Alsaker e dal suo team, di cui appunto anche la professoressa Eveline Gutzwiller fa parte. Okay, so we need to think a moment about the way little children tick to be able to see whether they can actually bully others or not. So developmental aspects, aspetti evolutivi. Okay, I'm trying. Okay, one important aspect that has been presented to us by Professor Menacini and Dr. Zambuto is intentionality, the intention to do harm. And this is a big question. Can kindergarten children already know about harm and do harm? And actually, we know that children as young as 3 years old know about intentionality, doing something intentionally, and they also know what it means to harm someone. So we know that at about age 2 or 3 years, children have a first understanding that you want to do something and you do it. They also know when they're about 3 years old that it's not okay to harm someone, to do bad things to someone. And they also start to understand that when you do bad things to someone, that that person is suffering. And they start feeling empathy and also guilt. On the other hand, children around the ages 3 to 7 also think that when someone does something bad, for example, pushes someone from the swing, taking away a toy, that the person who does that is happy because she got what she wanted. So we see even young children know about intentionality. They know that harming is not okay, but they have their desires, their goals, and they find that this is very attractive, and they know that you can also do bad things to reach your goals. Ok, allora avete capito? Avete bisogno di una breve traduzione. C'è la traduzione della slide, però lei diceva appunto brevemente, per riuscire ad inquadrare il fenomeno del bullismo nei bambini piccoli occorre pensare alle loro modalità di pensiero, a cosa i bambini pensano e quindi fare attenzione agli aspetti evolutivi. Noi sappiamo per esempio che i bambini attorno a 3 anni sono capaci di capire l'intenzionalità verso i 2 anni e mezzo, 3. I bambini più piccoli per esempio spesso hanno già l'intenzionalità di far male e spesso sanno che quando fanno un comportamento sbagliato c'è un effetto. Un'altra cosa importante, per esempio, è spesso che i bambini
capiscono che far male agli altri non va bene, però allo stesso tempo ritengono che siccome ci sono dei benefici a volte, chi fa queste cattiverie o questi soprusi può essere anche contento, quindi c'è questa percezione, diciamo, si chiama del vittimizzatore felice o dell'aggressore felice, per cui di fatto uno che fa anche dei cattiverie e soprusi a volte è felice perché ha tutta una serie di benefici. Quindi complessivamente ci sono dal punto di vista cognitivo e evolutivo una serie di competenze che i bambini hanno anche a 3-4 anni che ci possono fare assumere che quando si comportano in modo sbagliato, in modo negativo nei confronti dei compagni, c'è comunque una consapevolezza. Thank you. And that means that already in preschool and kindergarten age, children actually are able to bully others. È possibile il bullismo? Okay. We have many studies showing that, and actually there are also a few basic results from those studies. So we know that younger children show more direct forms of bullying, especially physical, hitting, slapping, biting, but they already also know about indirect forms like exclusion, pushing someone away, she shouldn't play with us, ignoring someone. But more often they use those direct physical forms. We also know that when you have 2 years of kindergarten, the older children have more power than the younger, and so the older children are mostly those who bully others. Maybe you want to... Sì. Allora, dai dati che abbiamo sappiamo che i bambini piccoli usano soprattutto le forme più dirette, fisiche, però conoscono anche quelle indirette relazionali, tipo l'esclusione. Allo stesso tempo succede molto frequentemente che i bambini più grandi sono anche quelli che con più probabilità fanno prepotenze e attaccano i bambini più piccoli, soprattutto nell'età prescolare, quando le sezioni sono miste. Thank you. What we also heard is that bullies select children that are easy to bully, those who cannot really defend themselves. And that happens already in kindergarten. So the younger children in the kindergarten, they are having less power. They are new to the kindergarten, they don't have any friends, so it's easier to bully them. And we also know that even in kindergarten and preschool, victims have fewer friendships. They don't have many friends. And they are not very popular, but sometimes we don't know whether this is the result of bullying. Allora, sappiamo anche che in genere attaccano le vittime che sono meno popolari, che hanno meno amici e quindi che sono spesso dei bersagli facili. Non sappiamo se il fatto di avere amici è il risultato della vittimizzazione oppure è l'antecedente, però di fatto è più probabile che un bambino isolato, diverso all'interno del gruppo venga preso di mira dai compagni. And we also know that we have figures of involvement similar to all the children. So we have about 12% of bullies, even in preschool groups and in kindergarten classes. And we have about 13% of victims. So the picture is quite similar. We can say it's the same phenomenon. And what we also know is that in the long term, but also immediately, bullying also has grave psychosocial consequences, even for the young children. Allora, le figure, l'incidenza del fenomeno è per certi aspetti vicino a quello che poi registriamo nei ragazzi più grandi, perché appunto dai loro studi è emerso che il coinvolgimento è del 12% per i ragazzi prepotenti, del 13% per le vittime e sappiamo anche che nonostante l'età molto precoce ci sono gravi conseguenze di questi comportamenti anche per i bulli, le vittime così piccoli e anche per gli osservatori. The way that we look at bullying, we look at it, like presented by Professor Mendicini, as a group phenomenon. And that means that in our understanding and in our program, we look at social risks. So we say that the environment, the social environment, plays a role, and this is a starting point for prevention.
And I'm going to explain what that means. Allora, quindi il fenomeno viene letto come un fenomeno di gruppo in cui ci sono tanti partecipanti e non solo i bambini attori e vittime, ma spesso c'è un ruolo importante anche del contesto ed è proprio questo contesto, questo ambiente che è il punto di partenza per gli interventi, cambiare il contesto, cambiare l'ambiente. Because the main message is the victims do not cause the bullying. Maybe Sì, yeah, il messaggio è che le vittime non sono la causa del bullismo, it's the social environment. è l'ambiente, il contesto, la dinamica del gruppo che causa il bullismo. Just as Professor Menesini explained, so what do the other children in the group do? What is the dynamics? For example, if you have a group where there is no bully, you have no bullying. Also the social climate, where the children are very aggressive as a baseline, whether they hit and kick each other all the time. This is also a factor that might facilitate the bullying. Or also whether the bully has other kids supporting the bullying, reinforcing the bullying. So these factors matter, and we can say there are factors on the group level. Quindi ci sono fattori a livello di gruppo che sono importanti, come per esempio che cosa fanno gli altri bambini? Anche loro fanno prepotenza, è diffuso questo comportamento tra i compagni, oppure per esempio ci sono dei fattori e quindi dei comportamenti degli altri che mantengono o addirittura promuovono certe dinamiche problematiche. Quali sono per esempio i vantaggi? Di chi fa le prepotenze, eventualmente di chi li supporta e in generale il clima all'interno della classe. Se il clima è un clima più collaborativo, più prosociale, è meno probabile che ci siano questi fenomeni. Se il clima invece è un clima più conflittuale o competitivo, è più probabile che ci siano problematiche di questo tipo. But it's not only the group, it's also the childcare institution, the kindergarten, the school. That level also matters. What is the climate there? What are the adults doing? What are the adults thinking? And do adults actually have attitudes that are pro-bullying or that say, no, we don't accept this kind of behavior? Il problema non è solo a livello di gruppo classe, ma è anche a livello di scuola, di istituto, perché anche a livello di scuola possono esserci appunto caratteristiche del clima che rendono più probabile o meno probabile questo problema, possono esserci atteggiamenti degli adulti, anche sensibilità diverse. Alcuni insegnanti sono poco sensibili a questi problemi, spesso fanno finta che non esistano e altri invece sono più sensibili e intervengono, così come il comportamento degli adulti è molto importante, l'intervento. And the last factor that we have are family factors, famiglia, I genitori. So we say that we have those several levels, and this means that all this needs to translate into prevention. Quindi tutti i livelli, incluso l'ultimo che è quello della famiglia, devono essere tradotti e inseriti all'interno di un modello di prevenzione. And this means that we say, especially in preschool and kindergarten, the adults, here, the red ones, are at the center. They matter, and we want to empower the adults so that they can empower the kids. Allora, in questo modello gli adulti sono al centro del modello di intervento e l'obiettivo formativo, l'obiettivo dell'intervento è proprio quello di potenziare le loro competenze, le loro capacità perché sono al centro di un percorso di cambiamento. And the basic principles that we use are principles that we already heard from Dr. Zambuto and Professor Menesini. Mutual respect, but also the role of adults to take a stand. And this means that they do not only say, I don't accept bullying, but they really take a stand. They make it obvious. And the third point is, and this is related to that point, you also need to have the courage as an adult, but also as a kid, as we just heard from the students before, to take a stand and to really say that you don't accept this.
Allora, quindi i componenti principali o i fattori importanti di questo modello di intervento sono, da un lato, il rispetto, l'accettazione della diversità all'interno della scuola, all'interno della classe, così come però anche la necessità da parte degli adulti di prendere posizione, non far finta di niente, e prendere posizione significa spesso anche intervenire, non solo dire non va bene. E poi l'ultima, promuovere questo coraggio, appunto questo coraggio civico o morale, che può effettivamente aiutare l'insegnante a intervenire e mandare un messaggio di ciò che è accettabile o non accettabile nella classe. Because we say that as it is a phenomenon of the group and of the institution, everybody is responsible and everybody needs to help prevent bullying. Poiché appunto è un problema dell'istituto, tutti sono coinvolti e responsabili e ciascuno deve in qualche modo fare la sua parte. And I think from now on maybe it needs less. Let's see how it works. Okay, so it is also important to see what are the resources that we already have. And this is going to be explained in the model later on. Another principle is open and direct communication. Meaning also that when we talk with teachers or with children, it's not about who is guilty, but what happened and how can we change this so that it doesn't happen again. And what is also important is that we intervene and react consequently as teachers, but also consistently, not only once or twice, but all the time. Allora, quindi i principi importanti sono lavorare sugli aspetti positivi anche, altre risorse positive come per esempio l'empatia, la prosocialità, tutta una serie di dimensioni che comunque vengono sviluppate nelle relazioni tra bambini e nelle classi, e poi utilizzare una comunicazione aperta e diretta che possa sottolineare anche o sollecitare un passaggio dal senso di colpa alla responsabilità. Il passaggio dal senso di colpa alla responsabilità è il passaggio di chi in qualche modo capisce che ha sbagliato, ma trova anche delle modalità per poter intervenire, sia da parte degli spettatori, ma anche per esempio da parte di chi agisce in modo prevaricatore e prepotente. E poi ovviamente intervenire in modo conseguente e soprattutto coerente, non una volta sì e una volta no, come a volte può succedere nella realtà quotidiana delle scuole. And so the program is called BPROX, and it has also been evaluated. It is also an effective program, but other than No Trap, we work with the teachers primarily, teachers, educators, caregivers, teams and schools. And the program that we have is flexible and adaptive. That means that teachers can also modify the program, and the program was also developed in cooperation with teachers. So this means that we use teachers' expertise, competencies as a basis. A differenza di No Trap, questo modello lavora, che si chiama BPROX, lavora moltissimo con gli insegnanti. L'abbiamo visto, appunto, gli adulti sono al centro di questo processo di cambiamento nel modello precedente. È un programma che non è rigido, è flessibile e in parte può essere sviluppato e adattato dagli insegnanti stessi. L'idea è che l'insegnante è un esperto come educatore e quindi può dare il suo contributo nello sviluppare il percorso di intervento. And this means that we have several aims or goals. We want really to change the climate, the culture, the social relationships in the groups, in the classroom, but also at school. We want to empower people. We want that preschool, childcare, kindergarten, but also schools are safe places. And the program is especially for primary and prevention and early intervention. Quindi gli obiettivi dell'intervento sono cambiare il clima della classe e della scuola, potenziare le competenze degli insegnanti, ma anche per esempio far sì che l'ambiente della scuola dell'infanzia e in generale l'ambiente scolastico siano luoghi sicuri per tutti i bambini, e soprattutto l'approccio è un approccio di prevenzione primaria e anche di prevenzione in età precoce.
And so the building blocks that we have for the program are an educational concept. So teachers are mediators. Then the principles that we just saw about respect, communication, etc. And the implementation elements. And I'm going to show you those elements in a moment because we have a 6-step program. Quindi la struttura portante del progetto consiste in 3 grandi colonne, vedete, in 3 grandi elementi che sono appunto gli insegnanti come mediatori e poi i contenuti che sono prevalentemente orientati sul rispetto e poi tutta una serie di aspetti invece legati all'implementazione, quindi le strategie concrete con cui poi gli insegnanti attuano il programma in classe. O in sezione, meglio dire, per i bambini piccoli. Okay, so we have a 6-step program, and each step builds on the next step. First of all, sensitization and attitudes. Teachers need to know what bullying is. So you're already experts, many teachers are not experts, because that means when you understand what it means to the children, and what harm it does, then you can also change your attitude. Because I know many teachers in Switzerland, and I have been working with teachers for 3 years on an intensive basis now, that many teachers think, this is just normal, it happened to me, it just happens to everyone. Quindi gli step, i passi per l'implementazione sono il primo livello, quello di appunto sensibilizzare gli insegnanti e far sì che sappiano che cos'è il bullismo. Voi lo sapete, siete ormai esperti, dice Eveline, però molti insegnanti con cui lei ha lavorato non erano esperti, oppure pensavano che tanti comportamenti anche di cattiveria erano normali e accettabili tra i bambini. And then, of course, it's important that you better know what is happening in your group, in your school, in your classroom. So this means that you need to have instruments, tools, to learn more, to get more information, to do observation, to work in the team, to talk to children, to talk to parents, whatever. Because the difficulty is that bullying is not just a single episode. It happens again and again and again, but sometimes in spaces and places where teachers are not present. Quindi è molto importante anche che gli insegnanti abbiano gli strumenti per osservare quello che succede, perché è vero che il bullismo si ripete nel tempo, ma spesso in situazioni e luoghi che non sono facilmente osservabili dall'insegnante e quindi alcuni strumenti come appunto l'osservazione o altri strumenti che permettono agli insegnanti di capire che cosa sta succedendo. And of course then teachers start also to work with their classes or caregivers start to work with their group of children. And of course this needs to be developmentally appropriate. So with younger children maybe you work with picture books, with stories, with drawings, whatever. But the point is that you start to talk with the children, for example, about good feelings and bad feelings. What do I need from my group to have good feelings? So on a very low level you can already start to bring up the topic directly or indirectly in the classroom. È importante anche che gli insegnanti comincino a parlare del problema con i bambini, ovviamente con strumenti e misure che sono adeguate all'età e quindi con storie, anche con termini ed emozioni che sono appropriati rispetto all'età dei bambini di 3, 4, 5 anni, quindi in cui si parla magari di emozioni positive, emozioni negative, sentirsi tristi o sentirsi felici in funzione di una serie di esperienze o comportamenti. And as the teacher is in the center, it's important that at that point also he or she again and again makes clear that it's not okay to bully others. Siccome l'insegnante è al centro di questo processo, è anche importante che dica che cosa è accettabile o non accettabile come comportamenti in classe o nella sezione, nel gruppo. And then it is also important to work with the children on the rules. How do we want to live together? With all the children, you can really start to define the rules together. So this is about participation. With the younger children, you can use more play-like activities in order to see what is important for us. È importante quindi definire delle regole
E questo con i bimbi piccoli si fa anche attraverso giochi, attività per esempio di role play, in cui con i bambini in modo anche molto partecipativo si stabilisce che cosa è ammissibile e cosa non è ammissibile tra noi nel gruppo. And then, of course, it really means not only talking, but acting. So that together with the children you can also find out what is the reward for acting positively. Or what are we going to do if someone breaks the rule? So you can, even with very little children, you can have maybe one rule and one consequence if the rule is being followed, or one consequence if the rule is not being followed, so that they can identify with them. And then it really means working together to get better. Quindi in questo processo, diciamo, di costruzione delle regole si possono definire con i bambini magari alcune regole oppure una regola e definire le conseguenze positive o negative. Se i bambini seguono la regola, quindi ci sono dei premi, delle ricompense. Se i bambini non la seguono, possono esserci, d'accordo con i bambini, delle potenziali conseguenze negative. But the focus is more on the positive side. Il focus è soprattutto sull'aspetto positivo, la promozione di comportamenti positivi che seguono le regole e quindi vengono rinforzati. And then it is very important also to use all kinds of resources. So, what competencies do the children already have? What do the teachers have as competencies? What happens on the school level? Do we have parents who might get involved? Because it really means that we need to build a network, what you already heard earlier on, that many people say we care about the lives of our kids and that they act together. Quindi è anche molto importante che poi questo percorso consenta di strutturare una rete di sostegno al progetto, quindi si coinvolgano i genitori oppure si lavori sulla promozione delle competenze, delle risorse che già ci sono anche all'interno della scuola, al fine di promuovere un percorso di crescita per tutti. And we have many resources, so it's like a big toolbox. È come una cassetta degli attrezzi. That we work together with the teachers, and they also helped develop these instruments. Because one thing is important, each teacher knows his or her group of children best, or each caregiver knows the little one best, and each caregiver and teacher has his or her only style of teaching. So one size does not fit all, and that's why we need to be flexible and adapt also materials. Quindi è importante la flessibilità, è una cassetta degli attrezzi dove ci sono tanti strumenti e ciascun insegnante può scegliere quello più congeniale al suo percorso, alla sua attività, al suo gruppo di riferimento. For example, this is part of a big poster that we use in our work, and we can use it on several levels. Teachers, caregivers can use it to explain what bullying is. So on the left-hand side, the black and white pictures show the bad way of behaving, and on the right-hand side, you see the good way of behaving, the positive way. And here you also see at the bottom line, children playing together, and the same child always needs to be the baby. And this shows that there are also indirect forms being used. And the right-hand side shows, well, you might take turns, so they can also start solving problems together. So this is something that teachers can use. They can hang it up in classrooms, so sometimes children just move to the poster and say, in my last classroom I experienced this, 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 and that. Or it may be used with very small children to say, okay, you see, the bottom line, this is the rule that we have. And you can always go back to the poster and show them the rule, not to do it like this, please do it like that.
Questo è un esempio di un poster che viene utilizzato come attività, dove nella parte sinistra, la parte grigia, ci sono comportamenti negativi, comportamenti che possono essere di prevaricazione, e nella destra invece comportamenti positivi, la vostra destra, quella parte colorata. E ad esempio appunto gli insegnanti possono lavorare con i bambini facendo vedere le varie scenette. Nell'ultima scenetta in basso, per esempio, il motivo di tristezza dei bambini è che appunto un bambino deve sempre agire o assumere il ruolo di bambino. Invece nella scena alternativa a destra vedete appunto come si gioca, e si gioca in modo più felice e contenti, perché tutti in qualche modo a turno assumono questo ruolo e non è una sorta di punizione sempre rivolta allo stesso bambino. And what we also have are many tools for observations, questionnaires for older children. We also have many guidelines and tips and tricks for the teachers. And we also have many suggestions for the school team how to establish those structures. Because ideally, I'm not just teaching in a teacher education course teachers from different schools, but ideally I'm working with a school team where the headmaster is also on board, and maybe the school social workers, where we have a parents' evening, so that this can become much more systematic. Allora, idealmente, dice, il miglior modo di intervenire e lavorare è con tutta la scuola, possibilmente con il team dei docenti e anche con il dirigente, proprio perché in questo modo è più facile strutturare un percorso, una struttura all'interno della quale si avvia la sperimentazione e il cambiamento. Però il modello, il percorso di BPROX è come appunto una cassetta degli attrezzi dove ci sono tantissimi strumenti, ci sono appunto manuali, linee guida per esempio per il contratto e per le regole, ci sono anche indicazioni su come adattare poi il modello alla tua realtà scolastica e al contesto in cui intervenire. And what is very important is, and this is the last thing I'm going to say, the teachers and the school decide how systematically they want to work. Sometimes they just want to have a one-day course with me. Sometimes they want to have a longer program where we work our way through the steps and I am acting as their coach. Quindi le scuole decidono che tipo di intervento vogliono, a volte vogliono semplicemente un giorno intensivo di formazione, altre volte un percorso più strutturato, ed è un po' loro facoltà decidere che tipo di intervento richiedono e a cui lei appunto partecipa spesso come formatrice. But as the concluding sentence, only if you do it systematically is it really effective. Ma l'efficacia è proporzionale o correlata alla sistematicità. Quindi quanto più l'intervento è sistematico e continuativo nel tempo, sia la formazione sia poi l'implementazione con i bambini, e più è probabile che i risultati siano significativi e ci siano effetti di cambiamento rilevanti nel contesto. Thank you very much. Grazie. Grazie alla professoressa Gutzwiller. Prima della pausa caffè, direi se ci sono domande brevemente, una o due, le possiamo ancora raccogliere. Sì, prego. Professoressa Papa, sì, venga. Sì, la traduco io casomai. Ce l'ha, ecco Alessandro, va bene, vai. No, non ci arriva Anna Laura, mi sa. Buonasera professoressa, bellissima la sua presentazione. Volevo un piccolo approfondimento. Ho visto due termini importanti, cioè mettere al centro il vostro progetto, mette al centro il bambino e con il coinvolgimento anche dei genitori. Capisco rispetto alla situazione della scuola primaria dell'infanzia italiana che questo sia abbastanza facile ancora ai primi livelli scolastici, ma voi in effetti come lo fate? Cioè invitate per esempio i genitori, li contattate, oppure avete un sistema scolastico che vi dà altre opportunità e altre modalità di coinvolgimento? Grazie. Did you understand? How do you involve the parents?
Yes, this is a very important question. Yeah. The modification of? No. It's she said you put at the center of the model as a target the child and also the involvement of parents. So I would say maybe you can start with the parents and then how do you change the competences of children? Okay, so the point is this. Involving parents really means that, first of all, parents know what is going on at school. And when I work with school teams and schools, we always want to make sure that the parents know that this is now a topic, that we are now working on the topic. And if a school says we want to do systematic work, then it is clear that right at the beginning of the program, we have a parents' evening. So I stand there, I tell them something about the phenomenon, how it works, the group phenomenon, etc., and also show them how we intend to work together and what their potential role might be. Allora, se vogliamo coinvolgere i genitori, il primo passo è sicuramente quello di far sapere loro che il progetto c'è. E in particolare, se il progetto è sistematico, ci deve essere quantomeno un momento informativo iniziale, una serata con i genitori, in cui i genitori vengono a conoscenza del progetto e cominciano a capire che cosa sta facendo e quali obiettivi formativi ha la scuola. And if we are really implementing the project, doing all the steps, this means it takes at least 2 years to do it systematically and sustainably. So it's not a quick fix, and that also means that we can also have some meetings in between with the parents to tell them what happened, what changed. And the school can also do school projects to show where do we stand, so that there can be some activities where parents also participate and take a closer look at the work that we are doing with the school. Allora, se noi vogliamo fare il progetto in modo sistematico, quindi con risultati anche potenziali di efficacia, occorre che il progetto abbia una durata superiore a 1 anno, 2 anni, e quindi diventa importante che ci siano tanti momenti in cui i genitori e le famiglie sono coinvolti. Possono essere il momento iniziale e poi una serie di momenti in itinere, così come anche iniziative e attività in cui i bambini sono coinvolti e che hanno come target esterno proprio le famiglie e i genitori, tipo feste, iniziative a cui i bambini partecipano e che possono permettere ai genitori di monitorare e capire in che modo sta intervenendo la scuola. What is very difficult is working with parents whose children have been victimized and bullied for a long time. And there is one point I need to make clear. Like Professor Menesini, I am also interested in the moral dimensions of bullying. Moral meaning understanding that it's not okay to harm someone else, even if you don't like that person, even if he is not family, even if he has different hair, even if she wears glasses. And because we put the adults in the center and say the adult doesn't take anyone's side, the adult is there for everyone in the classroom. So we look on the acts. We say it's not okay to do the things, but we don't condemn the bullies. And so it means that I can tell parents, listen, in this episode it was your child to do the bullying, but we would have acted exactly the same if your child had been the victim. This is not about your child per se. This is about the welfare of all children in the classroom. And this is how I get parents on board. Allora, un problema importante, un aspetto importante è quello di come lavorare con i genitori dei bambini vittime e bulli. Però lei dice appunto, in fondo l'insegnante, il docente è neutro, è al centro di questo progetto di cambiamento e quindi non deve prendere posizione per l'uno o per l'altro, ma deve semplicemente dire cosa è giusto e cosa non è giusto e soprattutto affrontare il problema anche con i genitori dei bambini prepotenti, dei ragazzi bulli, dicendo che non è un problema di tuo figlio, è un problema del comportamento e quindi il fatto che deve cambiare il comportamento
non è solo che riguarda, cioè, diciamo, nei confronti del genitore, del bambino prepotente, l'idea è che è il comportamento che va cambiato. Io avrei agito in modo simile, uguale, anche col genitore del bambino vittima o con un altro genitore, e quindi l'idea è che in qualche modo è l'insegnante che è attento al significato anche etico, morale dei comportamenti e fa in modo che certi comportamenti non siano ammissibili all'interno della classe, all'interno della sezione, ed interviene con le famiglie non stigmatizzando il bambino, ma cercando di far capire al genitore che è il comportamento che va in qualche modo cambiato. And that we really care about each and every child. Yeah. Scusami? That Sorry. we really care about each and every child. Every child is important. L'idea è che appunto l'insegnante si prende a cuore tutti i bambini. E quindi in questo progetto in cui si prende a cuore tutti i bambini, il focus si sposta dalla stigmatizzazione del bambino, potremmo dire, alla non accettazione dei comportamenti e all'idea che anche i bambini prepotenti non è che sono prepotenti perché sono loro, ma è il comportamento che va modificato. Direi che, maybe Sì? only one last thing. And the most important thing in the work with parents is that they start to realize that the view that they have of their child, the way they know their child, is not exactly the same as the teacher's view, because there are different settings. And so that both views are important, but that parents accept that they do not know everything about their children. Cioè l'idea è che attraverso questo percorso anche di ascolto, di attenzione verso i genitori piano piano comincino a capire che il loro punto di vista del bambino non è lo stesso che hanno gli insegnanti a scuola. E quindi c'è bisogno da parte del genitore anche di mettersi nei panni dell'insegnante e capire che certe competenze del bambino in un contesto diverso in qualche modo presuppongono abilità e competenze diverse. Considerate che sono bambini anche piccoli, in cui non ponendo l'accento sull'individuo ma sul comportamento è più probabile anche attuare un percorso di cambiamento nei bambini e ovviamente nel caso di questo modello soprattutto nei genitori e negli insegnanti che chiedono ai bambini un comportamento diverso. Ok, grazie.